Ragazzi, video diverso per il nostro canale, perché vabbè, ormai siamo una grande famiglia, ormai vi abbiamo tirato in mezzo e vi vogliamo rendere partecipi anche di questo. Praticamente ci è stato mandato da Carpuride questo sistema multimediale da automobile. Ovviamente, essendo noi amanti dell'elettrico, amanti della tecnologia, io ho pensato che questo potrebbe essere un bel upgrade per la Panda, ma secondo me, conoscendo il mio caro amico Laco, alla fine non rimarrà in Panda. Vabbè, questo non è la cosa importante. Adesso venite qua, vi faccio vedere di che cosa si tratta. Carpuride è un sistema che ha la possibilità di rendere smart qualsiasi autoradio. Praticamente è un monitor esterno dove al suo interno ha la possibilità di far connettere il vostro smartphone, che sia Android o iOS, perché ha la possibilità di avere sia CarPlay che Android Auto, e quindi grazie a queste cose possiamo essere, punto numero uno, per la sicurezza, quindi non siamo distratti dal cellulare, e soprattutto abbiamo la possibilità di avere una parvenza di smartphone a portata di mano qualora arrivino messaggi o robe varie. Adesso vi faccio subito un unboxing veloce e poi dopo andiamo a chiamare Laco per vedere di montarlo. Ovviamente a Laco gli dirò che lo dovrà montare per la Panda, ma in realtà è per lui questo giochetto, quindi vabbè, andiamo, venite qua che vi faccio vedere un po' da vicino. Allora, innanzitutto mi ha stupito il packaging, perché non me lo aspettavo che fosse così fatto bene, è curato, cioè non dà l'idea di una cinesata, è proprio fatto bene. Aprendo subito la scatola troviamo il pezzo forte, che è questo bel monitor da 10.3 pollici, nel quale vi permetterà di vedere tutte le informazioni. Quindi qua vedrete che il telefono è connesso, poi dopo ci sarà un sottomenu, ma dopo vi farò vedere per bene quando saremo in macchina. Poi dopo ovviamente troviamo anche un po' di manualistica, perché magari qualcuno ha bisogno di sapere dove andare a mettere le mani, ovviamente solo in inglese purtroppo. Mentre andando sotto troviamo due bei sistemi di connessione all'automobile. Troviamo sia la ventosa per chi volesse fare una cosa un pochino più veloce, ma abbiamo anche una seconda piastra di plastica veramente buona, cioè si vede che è bella solida, con del biadesivo per attaccarlo sopra, e per renderlo ancora più stabile troviamo anche dei fori dove andare ad applicare delle vitoline, che rende il tutto ben curato ma fortemente più stabile. Ovviamente anche l'alimentazione USB-C, quindi si può tranquillamente alimentare con un cavetto se non volete utilizzare quello in dotazione, e il jack che vi permetterà di trasferire l'audio dal nostro Carpuride verso il nostro autoradio, per tenere i due sistemi che collaborano. Ma qui troviamo il pezzo forte di tutto questo, perché compreso nel kit troviamo anche una bella retrocamera che presenta, oltre ovviamente alla telecamera, anche dei LED che andranno a dare luminosità alla scena, quindi qualora siate in posti un po' bui, con questa riuscite a vedere bene, ma è fatta veramente bene. Nella parte posteriore del nostro display troviamo pulsante per accendere o spengere, troviamo tutta una serie di connettori, tra cui vabbè l'USB-C per andare ad alimentare, la chiavetta per fare quello che un tempo andava tanto di moda, cioè prendere la vostra chiavettina con la vostra playlist e buttarcela dentro. In più abbiamo un'uscita audio. Il secondo connettore è per l'entrata della telecamera, quindi la retrocamera andrà collegata qua. Più abbiamo lettore di micro SD, e addirittura per andare a migliorare, perché il microfono la troviamo nella parte frontale qua del display, però per andare a migliorare l'audio in chiamata, per dire mentre state utilizzando il Carpuride, avete anche la possibilità di andare ad aggiungere tramite il jack un ulteriore microfono, che sicuramente andrà a migliorare di molto la qualità in chiamata. E adesso ci vorrebbe Laco che apparisse così da un momento all'altro, così mi monta anche questo bello autoradio. Ciao ragazzi, buonasera. Questo maledetto di Alfredo mi fa lavorare anche quando vengo da ospite da lui a Ravenna, quindi vi rendete conto? Per me potete martellarlo nei commenti e dite in tutti i colori, almeno così la smette.
Ecco, adesso procediamo all'installazione. Dopo aver inserito il supporto nel display, lo mettiamo dove il tutto diventa ben visibile. Ovviamente prima regolate il tutto e poi dopo fissate. La staffa nella parte posteriore non solo è regolabile in altezza, cioè per metterla nella giusta posizione, ma anche in estensione, in modo da spostarla più o meno dal cruscotto qualora vi serva. Adesso noi, per non andare ad occupare l'ingresso accendisigari, utilizzeremo, nel mio autoradio è presente delle porte USB con presa di ricarica, utilizzeremo questo per andare ad alimentare lui. Adesso mettiamogli l'alimentazione e vediamo subito. Eccolo qua! Rimuoviamo anche la pellicola solo per voi. Perfetto. Nella schermata principale potete vedere, questa ovviamente la potete tenere tutti i giorni, qua abbiamo un orologio dove potete andare a abbassare, alzare il volume, guardate quanto è reattivo soprattutto, cioè io clicco, il touch è veramente super reattivo. Qui abbiamo la schermata principale dove possiamo andare ovviamente a settare le impostazioni, poi ci sono varie funzionalità tra cui trasmettere l'audio del vostro telefono tramite una frequenza radio, USB come vi ho spiegato prima. Adesso insieme a voi andiamo a fare la prima connessione per farvi vedere quanto è semplice. Andiamo sulle impostazioni, Bluetooth, ci andiamo a connettere direttamente con W113/1 che è il nome CarProRide, usa CarPlay e adesso in un batter d'occhio. Ovviamente quando voi entrate si connetterà in automatico il vostro telefono, ma qui troviamo la vera forza, cioè Apple CarPlay. Qua avete le vostre applicazioni che ovviamente qualora vogliate vedere o sentire, qua vi fa agire proprio come se fosse sul vostro telefono, ma in maniera veramente molto semplice. Poi dopo, per tornare indietro, basterà andare su questa parte, sulla parte destra del display, dove c'è una sorta di applicazioni sempre in primo piano, le ultime applicazioni utilizzate. Ovviamente ragazzi, per trasferire l'audio da CarProRide all'autoradio della mia macchina, della mia amata Panda, la possiamo fare tramite il jack da 3,5 che si andrà a inserire nell'uscita AUX e nell'out che troviamo nella parte posteriore del display. Altrimenti abbiamo anche la trasmissione tramite Bluetooth oppure tramite onde FM, quindi andando a sintonizzare la stessa frequenza qui sul CarProRide e sulla mia autoradio, andranno a parlare, quindi verrà creata una sorta di onde radio che fanno parlare le due unità e quindi trasporteremo l'audio che arriva dal telefono al CarProRide nell'impianto stereo dell'automobile. Quindi questa è la soluzione più semplice e più rapida. Però sappiate che avete anche la possibilità di andare a utilizzare semplicemente questo, perché ha una piccolissima cassa che vi permette di poter sentire tutto quello che avviene dentro al dispositivo. Il volume non è altissimo, ma adesso vi faccio vedere la vera parte forte, che è la retrocamera. Adesso la connettiamo insieme all'ACO e poi ve la faccio vedere. Ok ragazzi, allora adesso andiamo a collegare la retro telecamera. Comunque ragazzi, ora come avete visto abbiamo smontato il fanale posteriore e andiamo a passare tutti i cavi. Comunque questo è l'alimentazione della telecamera. Andiamo a passare il cavo prima e poi le andiamo a collegare sulla lampadina del retromarcia, che così quando inseriamo la retromarcia si accende la lampadina e ce la alimenta in automatico anche la telecamera. Comunque andiamo a mettere, è una cosa semplicissima, va messo il negativo, va messo sul negativo della lampadina e il positivo va messo sul positivo, quindi dobbiamo fare un collegamento in parallelo. Ora rimontiamo il tutto e andremo a vedere se funziona. Ragazzi, allora per fissare la retrocamera troviamo qui, abbiamo delle vite o se no un biadesivo. Noi andremo a mettere un biadesivo perché qua è metallo, quindi non possiamo forarlo, sicché scegliamo l'idea più veloce. Anche perché sennò la Panda si offende. No.
Ok, allora fatto questo andremo a collegare il cavo che trasmette il video sul display. Alimentazione collegata e cavo di collegamento al display collegato. E ora andiamo a passare i fili tra i sedili e li portiamo sulla parte anteriore. Ragazzi, Laco come al solito mago ci ha messo letteralmente 5 minuti e guardate anche quanto è figa avere la Panda con la retrocamera. Guardate, questa è la schermata, ovviamente voi mettete la retromarcia, adesso la metto ora, si connette immediatamente la retrocamera e guardate, allora adesso siamo al blu, giallo, rosso, spettacolare, funziona veramente troppo bene. Arrivando alle conclusioni, parliamo di un dispositivo da 299 euro, ovviamente scontato, per il momento è scontato per l'offerta lancio, quindi qualora siate interessati questo è il momento buono per andare a sfruttare questa offerta. Non è un prezzo così tanto eccessivo per quello che vi permette di avere questo dispositivo. Ovviamente girare con Apple CarPlay sempre qua sul display, questo bel display bello luminoso, ha anche la luminosità automatica, che questo permette di aumentare e abbassare la luminosità soprattutto per non andare ad affaticarvi durante la notte, anche perché un display così grosso che vi spara luce a tutto fuoco secondo me non è la cosa migliore da avere mentre si guida durante la notte. Ora mi raccomando, se vi è un dispositivo che vi è interessato e vi è piaciuto, fatecelo sapere qua sotto nei commenti, fateci sapere cosa ne pensate di questa installazione che veramente si fa in 10 minuti. In 10 minuti l'abbiamo buttato su e lo stiamo utilizzando, quindi secondo me è ottimo per quelli che come me diciamo che non sono al top per le manualità. Adesso questo qui però mentre lo stavamo montando ci è venuta un'idea malsana, anzi fateci sapere se è una cosa che vi potrebbe interessare, perché avremmo pensato di metterlo, dato che è così semplice installarlo e comunque di ottima qualità, perché comunque è un bel dispositivo, facci sapere se vi potrebbe interessare un oggettino del genere su un monopattino o su una biciclettina. Io ce lo vedo tanto bene, anche perché avere la possibilità di vedere cosa vi arriva dietro è una figata. Perché oltretutto dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, noi un dispositivo del genere l'abbiamo visto per la prima volta a un ragazzo di Bologna, Mario. Ciao Mario, grazie per l'idea. Quindi, dopo averlo visto in azione, secondo me questo potrebbe andare anche su un bel monopattino. Ovviamente un monopattino di un certo livello, non su tutti. Fatemi sapere, eh. Ciao ragazzi!